Buonasera a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo esoterico astrologico della settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio 2025. Faremo una carrellata di transiti planetari in generale e poi vedremo dove i pianeti manifestano la loro energia segno per ogni pianeta. E infine il messaggio esoterico per il segno. Resta con me quindi fino alla fine e possiamo cominciare questa carrellata di transiti planetari. Questa settimana sarà una panoramica, diciamo, di transiti intensi, ricca di aspetti dinamici che parlano di nuove energie, inizi e rivelazioni profonde. Vediamole nel dettaglio. Il Sole in Toro ci invita a rallentare, a radicarci, a ritrovare stabilità, ma anche il piacere nella semplicità. È tempo di coltivare ciò che ha valore duraturo, come le relazioni solide, i progetti concreti, la connessione con la natura. L'energia è più pacata ma determinata. In questo settore ci illumina proprio, diciamo, i nostri talenti, le nostre risorse, illumina questo settore il sole e ci invita a coltivarle piano piano, le nostre potenzialità, le nostre risorse che abbiamo a disposizione proprio per lo sviluppo. Passiamo Venere, che è in transito dal segno dei pesci nel segno dell'Ariete. Infatti il 1 maggio Venere entra in Ariete dopo un periodo romantico e sognante in pesci. Il 3 maggio si congiunge a Nettuno, qui l'amore si fa, diciamo, un po' mistico, un po' idealizzato, nel senso associato al pianeta, sono delle emozioni potenti, ispirazioni artistiche, o possono essere anche incontri karmici con la fiamma gemella, o con l'anima gemelle, perché è una cosa molto differente. Se ti piaci come anima gemella, ci sta bene, ma se non ti piaci come che tipo di persona sei, un'anima gemella, potresti entrare, diciamo, un po' in conflitto, un po' in attrito. Il 6 maggio Venere andrà in sestile a Plutone in Acquario, portando proprio delle trasformazioni profonde nel campo affettivo. Sono come delle attrazioni magnetiche, ma possono anche indicare delle guarigioni interiori e il potere personale nelle relazioni. Mentre Nettuno in Ariete è una posizione, diciamo, che ci resterà, perché è appena iniziata e ci resterà fino al 2039, quindi un nuovo inizio di ciclo a livello animico. Il segno dell'Ariete è il segno che inizia lo zodiaco ed è una posizione in cui il sogno si fa azione con il coraggio e la determinazione del segno Ariete, il segno di fuoco, quindi un segno cardinale che crea. Qui Nettuno qui dissolve delle illusioni per far emergere proprio una nuova visione del sé interiore, quindi una nuova identità, ma si può parlare anche a livello spirituale. Con questa posizione potremmo sentirci spinti a seguire un ideale con coraggio, ma attenzione anche agli abbagli spirituali perché c'è l'imbarazzo della scelta, quindi devi essere in sintonia con il tuo vero essere per poter sentire nella maniera adeguata. Passiamo ora a Marte il Leone. Qui l'azione, diciamo, si fa teatrale, fiera, ma anche appassionata. C'è bisogno di esprimere proprio se stessi con intensità, orgoglio, la voglia di essere un leader, di essere riconosciuti socialmente, ma anche personalmente. Tuttavia, Marte in Leone può accentuare anche l'ego e le reazioni anche impulsive. Fuoco con fuoco, boom! Attenzione però a non bruciare quindi ponti solo per affermare la propria volontà. Abbiamo il transito di Mercurio che è nel segno dell'Ariete
e qui è il pensiero rapido, diretto, ma anche coraggioso, quindi sarà proprio determinante anche oltre che la velocità. In particolare, quando ci sarà un sestile il 4 maggio a Giove, dove amplia anche la mente, favorisce anche la comunicazione ispirata, ma anche l'apprendimento. È un ottimo momento per prendere decisioni, fare trattative, iniziare studi oppure fare dei master, diciamo, a livello universitario per dare un maggiore valore aggiunto, oppure viaggi fisici, ma i viaggi possono essere non solo fisici, ma anche mentali per l'apprendimento, diciamo, di nuove culture, nuove verità, quindi la ricerca di nuove verità oppure tecniche legate alla spiritualità. Mentre Saturno nel segno dei pesci continua proprio il suo lento lavoro di strutturazione delle emozioni, della spiritualità e della fede. È un periodo che chiede di prendere sul serio il proprio mondo interiore e trasformarlo in azione concreta e matura. Qui il Signore del Tempo, del Karma, degli Anelli è dove ci spinge proprio ad elevarci, diciamo, anche spiritualmente, a mostrare un po' più di empatia e un po' più di connessione con il mondo cosmico. È un invito che ci regala Saturno appunto nel segno dei pesci, mentre Giove in Gemelli l'espansione avviene tramite le idee, i contatti, la comunicazione e anche la curiosità. Ma attenzione perché Giove, oltre a essere un pianeta benefico, è vero, espande però, espande sia il bene che il male, secondo anche gli aspetti. È importante vedere anche la posizione nel tema natale per vedere in che posizione si trova Giove, se è maggiormente dignificato o meno dignificato e che aspetti forma. Giove è sempre considerato un pianeta benefico, ma chiaramente deve essere anche ben messo anche con gli aspetti armonici. Quindi Giove espande attraverso le idee, i contatti. Ci possono essere anche attraverso il sentire in maniera telepatica qualche ispirazione quando sei maggiormente centrato oppure attraverso la scrittura automatica. Quindi prendi nota di queste piccole cose che possono fare la differenza nella quotidianità, soprattutto quando sei maggiormente centrato, non scartare le idee a priori. Prendi un foglio di carta, scrivile e lasciale da parte. Verrà il momento opportuno che si rivelerà proprio la soluzione vincente. E quindi ci sono anche delle buone opportunità per chi scrive, per chi insegna e per chi comunica, quindi che fa un lavoro, diciamo, nel settore comunicativo, marketing, comunicazione e cose del genere. Le fasi lunari e i suoi movimenti abbiamo che dopo il novilunio in Toro del 27 aprile, la Luna compie un viaggio ricchi di aspetti legati ai vari pianeti. In Toro si congiunge a Urano, si armonizza con Saturno, emozioni che richiedono innovazione ma anche concretezza. Saturno è anche la concretezza, la stabilità, la struttura e con Urano chiaramente possono esserci dei cambiamenti repentini, ma diciamo, con concretezza, perché Saturno frena anche, diciamo, il cambiamento repentino di Urano. In Gemelli, quando la Luna passa in Gemelli, la mente si fa attiva, la Luna dialoga con Nettuno, Plutone, Marte, Mercurio e Giove e sono delle giornate ricche di movimento, intuizioni e comunicazioni decisive. 1° maggio la Luna passa in Cancro, quindi tocca le corde del cuore, ma anche tensioni con Venere, Nettuno e Mercurio, quindi ci sono
delle emozioni in contrasto, possibilità di chiarimenti, ma possono esserci anche dei profondi confronti che per dare adito alla sicurezza emotiva, per ritrovare la sicurezza emotiva. Mentre dal 3 maggio la Luna entra nel segno del Leone, entra in un palcoscenico potente, si congiunge a Marte e dialoga con Venere e Nettuno. Sono delle passioni forti, creatività, ma anche la possibilità di scontri se il cuore non viene ascoltato. Quindi presta attenzione a quello che ti dice il cuore, che può essere in contrasto anche con la mente, ma segui il cuore. Abbiamo Lilith nei primi gradi dello Scorpione che porta a galla dei desideri inconsci, il potere femminile, diciamo quello che non si conosce, dei tabù da affrontare, profonde trasformazioni attraverso il confronto, diciamo, con l'ombra. Qui rimane anche, diciamo, un rimpianto Lilith, è anche una parola chiave per applicarla a Lilith, la luna nera, è un rimpianto di qualcosa che non si è fatto, no? In particolare nel grado dello Scorpione può essere che non si sia stata fatta giustizia per una situazione che è rimasta irrisolta. Chiaramente questa è come transito, come interpretazione di Lilith, bisogna vedere anche nel tema natale che aspetti forma, le case e gli altri pianeti connessi. Ma nei primi gradi, diciamo, dello Scorpione, questo ci sono delle profonde trasformazioni attraverso il confronto con l'ombra. Passiamo al nodo nord. Il nodo nord ha 25 dei pesci su quei i gradi e chiaramente è la direzione che dobbiamo raggiungere. Il nodo nord è benefico, mentre in opposizione perfetta, che sono 180 gradi, abbiamo il nodo sud in Vergine. Sono delle cose che abbiamo già acquisite con il nodo sud, ma che dobbiamo lasciare andare e quindi vedremo nello specifico che cosa vuol dire il nodo nord e il nodo sud, che cosa si deve lasciare andare e che cosa si deve raggiungere. Il cammino evolutivo comunque richiede fede, resa al flusso, intuizione, entrare proprio in connessione con empatica anche con l'universo, con gli altri. Lasciamo andare quindi l'eccessivo controllo o il perfezionismo legato anche al segno anche della Vergine per abbracciare proprio la visione dell'anima. Mentre Chirone, il guaritore spirituale, transita ai 23-24 gradi dell'Ariete, quindi la ferita dell'identità è ancora aperta, ma in via di guarigione. È una settimana intensa per lavorare sul coraggio di essere se stessi, anche attraverso delle ferite antiche che riemergono. A volte possono essere, diciamo, cicliche, che tornano per portare la nostra attenzione proprio per essere trasformate, rielaborate e poi guarite. Una volta che sono guarite, le ferite si può diventare il maestro guaritore di se stessi. E ora passiamo per te, amico dell'Ariete. Segno per segno, qual è la tua frase chiave della settimana? Questa è una settimana in cui i pianeti manifestano l'energia dentro di te, ascoltali, agisci, trasforma. Questa è la parola chiave. In questa settimana il cielo si muove in sintonia con la tua natura diretta e ardente. I pianeti ti parlano casa per casa, guidandoti nei settori chiave della tua evoluzione. Mercurio illumina, comunica proprio nella tua prima casa, nel tuo segno. Qui la mente è brillante e focalizzata, hai bisogno di comunicare chi sei con forza ma anche con chiarezza. Ogni parola che pronunci afferma la tua identità, la tua immagine che tu rimandi al mondo. Il sestile con Giove, diciamo, si aiuta proprio a trovare anche le parole giuste e a diffondere con efficacia. È il momento ideale proprio per farti sentire
scrivere, esprimerti, ma anche lanciare idee con coraggio di chi ama la sfida, perché sa anche di poter vincere. Venere dal segno dei pesci entra nel segno dell'Ariete e va quindi nel tuo segno e va ad aumentare, a manifestare la sua energia attraverso il tuo fascino personale che aumenta. L'energia di Venere si riflette sul tuo corpo, sul corpo fisico, nel tuo aspetto e il modo anche in cui ti relazioni anche con gli altri, in modo che apportando una nota di dolcezza, di armonia e di grazia e non attraverso la solita irruenza con cui sei abituato magari anche a comunicare in maniera impulsiva. Ci sarà una congiunzione anche con Nettuno che porta un velo di idealismo, puoi attrarre amore, ma fai attenzione a non proiettare delle illusioni. Marte viaggia nel segno del Leone. Qui esplode la creatività. Il Leone è associato anche alla quinta casa, Marte all'azione. Quindi qui dove manifesta la sua energia, manifesta proprio il desiderio di esprimerti, di amare ed essere amato anche. Il tuo fuoco interiore cerca un canale espressivo, forse un talento creativo anche attraverso l'arte, la passione, gli svaghi. È un ottimo momento però per progetti artistici o relazioni che accendono il cuore, che ti fanno sognare e avere quelle farfalline nello stomaco. Mentre Giove in Gemelli manifesta la sua energia con espansione nella comunicazione, negli studi, nei contatti con l'ambiente vicino. Hai molto da dire e gli altri vogliono ascoltarti. È il momento di studiare, insegnare, viaggiare, diciamo a breve raggio, ma c'è anche la tensione proprio dell'estero e sull'asse infatti terza casa 9 e quindi gli studi superiori, i rapporti con il lontano e qui ci potrebbe essere veramente la voglia di evadere o di ricercare la propria verità, la propria spiritualità o semplicemente di fare dei master a livello universitario che danno quel tocco di valore maggiormente aggiunto proprio al tocco della personalità, mentre Saturno, che viaggia nel segno dei pesci, manifesta la sua energia in modo sottile e profondo. Stai affrontando un ciclo di chiusura karmico che richiede però introspezione, il silenzio e anche l'ascolto. Non tutto si può risolvere con l'azione, a volte bisogna anche arrendersi al flusso, elaborare le ferite e guarire. Mentre Chirone, anche lui nel segno dell'Ariete, quindi nella tua prima casa, manifesta l'energia parlandoti del tuo vero potenziale, diciamo che ti dicono e che ti trasmettono le tue ferite, quindi quelle parti un po' doloranti, un po' emotivamente instabili. È tempo di abbracciare quindi il tuo dolore come un dono. La guarigione passa dall'accettazione della tua imperfezione, mentre Lilith, luna nera, manifesta la sua energia facendo emergere dei desideri profondi, diciamo delle attrazioni magnetiche, delle paure legate al controllo e anche alla dipendenza. È il momento di guardare dentro l'ombra senza paura. Mentre il nodo nord, diciamo, in transito nel segno dei pesci, manifesta la sua energia aprendo proprio, chiedendo di lasciare andare il controllo sul tuo cammino evolutivo e perfezione per fidarti del mistero, dell'intuizione, ma della guida invisibile. Quindi sono delle prove da superare. Casomai mi arrendo, mi affido al flusso e lascio fluire. E questo è un po' senza combattere. Le cose arriveranno da sole. Mentre il messaggio esoterico
della settimana è in questa settimana l'energia dei pianeti governatori, ovvero Marte, il tuo pianeta, tuo governatore planetario, si manifesta in modo potente, trasformativo, e ti invita, diciamo, anche a una profonda trasformazione interiore. Il tuo cammino non è solo azione, ma rivelazione. Ogni parte di te, mente, il cuore, il corpo e l'ombra, è una porta. Attraversale con coraggio. Quando ti permetti di essere pienamente presente nella tua unicità, allora in quella maniera, in quel modo, in quella modalità, diventi proprio un fuoco che guida, una luce che costruisce, una presenza che guarisce. Infatti anche i raggi di manifestazione, cioè determinati proprio dalla volontà, forgiata da come carattere, da un'intelligenza pratica che trova delle soluzioni, diciamo, vincenti, ma anche per il cambiamento, quindi un aiuto per il cambiamento con innovazione. E questo è un po' il messaggio esoterico. E ora passiamo per te, amico del segno del Toro. Questa è una settimana in cui i pianeti manifestano la propria energia dentro, ma anche intorno a te. Ascoltali, costruisci, radica. Il sole splende nel tuo segno ed è tempo di incarnare la tua essenza. I pianeti ti guidano in un viaggio tra la stabilità e la trasformazione, tra la sensibilità e la determinazione. Il sole attraversa la tua identità, la tua immagine personale che tu rimandi al mondo. È un momento, diciamo, di energia personale potenziata, è un momento di affermazione, di centratura. Hai la possibilità di mostrarti per quello che sei davvero, con sicurezza, con forza, in maniera pacata però. Questo è il tempo per radicarti nella materia e coltivare il tuo valore. Mentre Venere, che dal segno dei pesci entrerà i primi di maggio nel segno dell'Ariete, che è tua governatrice proprio planetaria, lavora, diciamo, nei mondi dell'invisibile. Le emozioni, i desideri si muovono nel profondo tra sogni, intuizioni e memorie. Ci sarà la congiunzione con Nettuno che porta un idealismo nelle relazioni dell'amicizia o nei progetti di gruppo. È il momento di ascoltare il cuore silenzioso, quindi presta attenzione anche a non fidarti troppo di tutte le notizie, soprattutto legate alle collaborazioni e ai gruppi che tu senti. Non sempre sono, diciamo, hanno quel senso che poi si mantengono come promesse. Quindi devi usare il discernimento e non scambiare lucciole per lanterne, in sostanza. Quindi presta attenzione a queste relazioni o amicizie. Mentre Marte nel segno del Leone manifesta la sua energia orientandoti proprio verso la casa, le radici, la famiglia. Può esserci tensione o bisogno proprio di affermare il proprio spazio personale, oppure usare questa energia di un nuovo inizio per arrivare alla stabilità professionale. Usa questa energia per rafforzare il tuo centro emotivo e mettere basi solide a lungo termine. Mentre Mercurio nel segno dell'Ariete manifesta la sua energia all'interno, spingendoti alla comunicazione con il tuo interno. Sono dei pensieri intensi, a volte confusi, emergono proprio dal subconscio. È un periodo perfetto per lavorare con l'immaginazione creativa, la meditazione o scrivere ciò che senti, ma che forse non riesci ad esprimere, quindi non riesci a comunicare in maniera chiara quello che tu vuoi e quello che sono veramente i tuoi bisogni. Mentre Giove in Gemelli manifesta la sua energia nell'espansione economica
dei talenti, spingendoti e regalandoti proprio anche delle potenzialità, quindi delle occasioni per lo sviluppo delle tue potenzialità, dei tuoi talenti, ma anche per rafforzare la tua autostima. Giove ti chiede di scoprire dei nuovi modi per esprimere il tuo valore. Le opportunità arrivano quando condividi le tue risorse con intelligenza e d'apertura mentale, non come una persona tipo quadrato che pensa sempre alla stessa cosa. Devi essere abbastanza flessibile. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia nelle amicizie, nei progetti collettivi e ti richiede maturità e visione. Può esserci un momento di selezione, chi resta, chi se ne va. È tempo di costruire delle alleanze autentiche, non basate sull'abitudine. Mentre Chirone nel segno dell'Ariete manifesta la sua energia, diciamo, confrontandoti con qualcosa del passato che, diciamo, che devi lasciare andare, come una ferita silenziosa, che ha bisogno di essere trasformata e ti chiede anche di ascoltare i tuoi sogni e ricorda che a volte, perdonando te stessi, te stesso, nella per essere libero, diciamo, in maniera, chiamiamola spirituale, è la via di mezzo per arrivare proprio alla soluzione, diciamo, dei conflitti ed avere la guarigione e diventare in questo caso proprio il maestro spirituale di te stesso. Mentre Lilith nel segno dello Scorpione manifesta la sua energia dove le altre persone, diciamo, ti provocano, ti seducono, ti sfidano. Ci possono essere delle attrazioni magnetiche o delle dinamiche di potere da trasformare. È l'occasione per avere delle relazioni più vere. Mentre il nodo nord, diciamo, manifesta la sua energia dove ti spinge ad evolverti attraverso il collettivo, dove devi lasciare andare l'eccessivo controllo creativo o il bisogno di riconoscimento. I tuoi doni, diciamo, fioriscono quando sono messi al servizio di una visione condivisa. Il messaggio esoterico è guidato il tuo cammino da Venere, il tuo governatore planetario, è il pianeta proprio dell'armonia, della bellezza, dell'affettività, ma anche del ritrovamento, dell'equilibrio e quindi della ricerca della verità attraverso la concretezza si può arrivare alla guarigione, vincendo la resistenza al cambiamento. Sul piano esoterico sei guidato proprio forgiato come internamente con una forza di carattere che lavora in modo nascosto nel profondo della materia per aiutarti a vincere la resistenza e quindi trasformare il tutto in luce. Questa settimana Venere ti chiede di ritirarti nel silenzio per ascoltare le tue vere emozioni, mentre Vulcano, che è associato al primo raggio, ti invita a forgiare qualcosa di nuovo e di potente dentro di te, nel cuore dell'invisibile che avviene l'alchimia. Sii paziente come la terra che custodisce il seme. Tu non sei solo forma, sei una sostanza che si rafforza nella quiete, presenza che scolpisce proprio la realtà con amore e volontà. E ora passiamo per te, amico dei gemelli. È una settimana in cui i pianeti manifestano la propria energia in te e attorno a te. Osserva, comunica e scegli il significato. Questa settimana porta un vento nuovo per te, che sei un segno, diciamo, mobile e soprattutto mentale, è un segno che trasforma, ma anche molto mentale. I pianeti si allineano per aiutarti a riscrivere la tua narrazione, ritrovare la direzione e armonizzare il cuore e l'intelletto. Mentre il Sole nel segno del Toro
manifesta la sua energia, illumina la zona dell'interiorità, il tuo centro vitale. C'è bisogno, diciamo, di riposo, di ritiro, ma anche di ispirazione sottile. La tua energia brilla più nell'invisibile che nell'azione esterna. Fidati della forza del silenzio, perché nel silenzio avrai la rivelazione che intuizione che sarà vincente in soluzione ai tuoi, diciamo, conflitti. Mentre Venere nel segno dell'Ariete entra ai primi, diciamo, di maggio, eh, aumenta, manifesta la sua energia nelle relazioni, nelle amicizie e nei progetti condivisi dove fa accendere proprio questo fuoco, questo nuovo inizio. Venere qui ti rende magnetico, vivace, ispirato, mentre il 3 maggio con la congiunzione di Nettuno puoi sentire un richiamo a creare qualcosa di bello, ma molto idealistico anche insieme agli altri. Attenzione però a non perdere chiarezza nei legami. Marte nel segno del leone manifesta la sua energia con parole affilate, pensieri rapidi, idee anche brillanti. Marte accende la tua comunicazione e il tuo coraggio intellettuale. È il momento giusto per parlare, scrivere, decidere, ma con equilibrio. Mentre Mercurio nel segno dell'Ariete manifesta la sua energia e poi anche il tuo governatore planetario ti rende proattivo nella rete sociale dove manifesta la sua energia. Dialoghi importanti, scambi stimolanti, nuove connessioni. Il sestile con Giove, che è il 4 maggio, amplia la tua visione e ti apre la strada a possibilità inaspettate. Mentre Giove nel tuo segno e il tuo tempo, diciamo, ti espande in tutti i piani, c'è nuove opportunità, c'è anche un ottimismo di rinascita e anche molta fiducia. Prendi spazio ma con saggezza. Non tutto ciò che brilla è oro, ma molto può esserlo se scegli bene, in maniera saggia. Mentre Saturno in pesci manifesta la sua energia attraverso la responsabilità e la visione professionale. Dopo tanto duro lavoro puoi arrivare a vedere il tuo riconoscimento nella immagine pubblica, perché la tua carriera chiede coerenza e concretezza, così come lo esige Saturno. Forse senti un peso, ma anche opportunità per strutturare un ruolo significativo, mentre Chirone in Ariete fa emergere delle vecchie ferite nelle amicizie o nel senso di appartenenza, e tutto questo può emergere nel corso della settimana, ma è proprio lì che puoi guarire, diventando faro per altri che hanno vissuto la stessa situazione e quindi capiscono molto bene quello che tu stai provando. Mentre Lilith in Scorpione manifesta la sua energia facendoti nel lavoro dipendente, nell'entourage quotidiano con le persone che diciamo che ti circondano. Prima osserva le dinamiche inconsce che ti autosabotano, quindi per cambiare anche abitudini. Il corpo e il lavoro ti parlano, ma ascoltale con sincerità per riuscire a superare le prove. Mentre il nodo nord in pesci manifesta la sua energia spingendoti e chiamandoti fuori dalla zona comfort, quindi lascia andare vecchie sicurezze e apriti anche al servizio ispirato. La tua vocazione ha bisogno di anima. E ora passiamo al messaggio esoterico. Mercurio è il tuo governatore tradizionale, ti dona l'agilità della mente e il dono della parola, ma è Venere proprio come guida esoterica che ti conduce oltre il pensiero analitico verso l'armonia del cuore intelligente attraverso la concretezza, la verità, diciamo, ti apporta anche alla guarigione, a una
a riprendere un po' l'equilibrio e a riprendere un po' le situazioni in mano. Mercurio fa brillare, diciamo, ti fa brillare nella rete delle connessioni, ma è Venere che ti invita a riconoscere il valore di ciò che condividi. Non si tratta solo di parlare, ma di comunicare con bellezza, con senso. Il vero potere delle parole nasce dall'equilibrio tra la mente e l'anima. Allora il pensiero diventa musica e ogni tuo gesto diventa proprio arte che ispira e guarisce anche l'altro, non solo te stesso. Passiamo ora per te, amico del cancro. La settimana è in cui i pianeti manifestano la propria energia intorno a te e attorno a te, in te. Nutri la tua sensibilità con consapevolezza. È un periodo in cui molte energie si muovono in zone sensibili del cielo. Hai l'opportunità di trasformare le emozioni in forza creativa e di costruire delle connessioni che ti nutrono davvero, mentre il Sole in Toro manifesta la sua energia e illumina, diciamo, i progetti condivisi, le amicizie e sul senso di comunità, illuminando proprio questo settore. Sei attratto da contesti che ispirano, ma che nel contempo ti danno anche sicurezza. Fai squadra con chi parla il tuo stesso linguaggio dell'anima, mentre Venere ai primi di maggio passa dal segno dei pesci, passa in Ariete e qui manifesta la sua energia proprio, diciamo, proiettandoli proprio sulla tua immagine pubblica. Ti senti attratto proprio da persone carismatiche o da un'immagine pubblica più audace. Il 3 maggio, quando ci sarà la congiunzione Venere-Nettuno, attenzione però a illusioni sul successo o su una relazione che nasce nel lavoro. Presta attenzione, quindi resta centrato, mentre Marte nel segno del Leone manifesta la sua azione, la sua energia, facendoti concentrare sui tuoi valori, il denaro, la sicurezza. Marte ti difende, diciamo, ti spinge a difendere quello che è tuo, ma a muoverti anche con coraggio, con l'audacia di osare e nelle questioni materiali, ma ricorda che il vero valore è quello che non si può comprare. Mentre Mercurio in Ariete manifesta la sua energia attraverso una comunicazione chiara e decisa, sai quello che vuoi esattamente, ma hai anche delle idee brillanti e molto rapide, con un tocco anche di intuito. Ci sarà anche un sestile con Giove, dove questo momento nel corso della settimana ti apre un momento a ispirazioni profonde. Potresti ricevere, come dire, una guida dall'alto in un momento, diciamo, di dubbio. Potresti ricevere anche le risposte. Quindi presta attenzione anche ai messaggi della sincronicità che ti arrivano durante queste giornate. Mentre Giove, nel segno dei Gemelli, manifesta la sua energia portando espansione nella tua dimensione più invisibile. Cresce il bisogno di spiritualità, una solitudine, diciamo, rigenerante in contatto con il mondo sottile. Quindi fidati dei sogni, dell'intuito e anche dei segni sincronici che avvengono durante la settimana. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia spingendoti a costruire un sistema di credenze più mature, più strutturate. Saturno ti invita ad approfondire ciò in cui credi davvero e a strutturare con pazienza la tua verità. Mentre Chirone manifesta questa energia focalizzandoti proprio su delle ferite legate alla figura paterna o all'autostima professionale in questo periodo possono emergere, ma c'è anche occasione di mostrarti vulnerabile e per questo è un punto di forza.
per arrivare anche alla guarigione. Mentre Lilith nel segno dello Scorpione manifesta, ti spinge ad avere un desiderio proprio di amare intensamente e si accende questo desiderio di amare, ma può essere anche sabotato anche da paure inconsce. L'Eros chiede autenticità, non solo intensità, mentre il nodo nord in pesci manifesta la sua energia, diciamo, invitandoti a uscire dal controllo mentale e ad aprirti al sapere intuitivo per il cammino dell'anima. Quindi lascia andare la logica e lascia entrare la fede. Il messaggio esoterico per te, amico del cancro, diciamo, la luna è la tua sovrana tradizionale, ti regala la capacità di sentire oltre le apparenze, ma è Nettuno il tuo governatore esoterico a condurti nelle profondità dell'anima, laddove la sensibilità si trasforma in saggezza, in devozione, in un idealismo, in una guarigione attraverso la fede. Questa settimana con Nettuno, quindi che vibra in alto nel tuo cielo, la chiamata è chiara, trasforma le tue emozioni in visione. L'ipersensibilità non è una debolezza, ma potere quando è accolto, integrata, ascoltata. Sei custode delle acque interiori. Ora puoi scegliere di navigarle con fede piuttosto che esserne trascinato. Fidati del flusso e la tua intuizione diventerà guida luminosa anche per gli altri. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Sii audace e coraggioso. Questa settimana la tua energia si esprime in maniera forte e chiara, ma ricorda che il vero potere viene dall'equilibrio interiore, ma anche dal rispetto degli altri. Il cielo ti invita a esplorare il tuo potenziale creativo e ad affrontare sfide con il cuore aperto e determinazione. È un periodo per l'autoaffermazione, ma con la consapevolezza che il cammino verso il successo richiede impegno e armonia nelle relazioni. Mentre il Sole nel segno del Toro manifesta la sua energia illuminando la tua immagine pubblica, il tuo riconoscimento, diciamo, sociale e ti spinge a concentrarti proprio sulle tue ambizioni professionali e sul tuo posto nel mondo. Tuttavia, diciamo, c'è questa tensione, diciamo, da superare per ritrovare la stabilità. Quindi bisogna lavorare, diciamo, sulle radici della casa e trovare un equilibrio fra il tuo desiderio di successo esteriore e le tue necessità interiori. La settimana ti chiede di riflettere su come il lavoro e le relazioni familiari possono essere armonizzati senza sacrificare per forza né uno né l'altro. Mentre Venere nel segno dei pesci, ma entrerà il 1° maggio nel segno dell'Ariete, porta a galla come energia delle emozioni profonde e intensi desideri di trasformazione nelle tue relazioni intime. Potresti essere attratto da connessioni che ti permettano di esplorare il lato più profondo di te stesso ma anche degli altri. Quando Venere entra in Ariete, la tua energia nelle relazioni diventa più audace, ma l'intensità emotiva potrebbe spingerti a cercare dei cambiamenti nelle dinamiche di potere e all'interno di queste relazioni, mentre Marte nel tuo segno amplifica la tua energia personale, ma anche il tuo carisma. Questa è una posizione potente che ti spinge a muoverti verso i tuoi obiettivi, ma con grande determinazione. Ora è il momento di agire, di metterti in prima linea e di fare il passo decisivo verso quello che desideri essere, ottenere. La tua energia è al massimo, quindi approfitta di questa spinta. Mentre Mercurio, anche lui nel segno dell'Ariete, in aspetto armonico
diciamo al tuo sole, manifesta la sua energia e ti spinge a esplorare delle nuove idee e a ampliare la tua visione del mondo. Potresti essere attratto da nuovi insegnamenti che possono essere filosofici o spirituali. La tua mente è pronta a ricevere nuove prospettive e potresti sentire il bisogno di viaggiare, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, oppure di imparare in modo che, diciamo, delle verità che espandano proprio la tua coscienza. Mentre Giove in Gemelli apporta la sua energia con una grande espansione nelle tue relazioni sociali e nei tuoi gruppi di riferimento. Sarai attratto anche da nuove amicizie che possono arricchire la tua vita e darti anche delle nuove opportunità. La tua visione del futuro si amplia, permettendoti di vedere nuove possibilità di crescita e di successo. Mentre Saturno nel segno dei pesci manifesta la sua energia invitandoti a riflettere sulle tue risorse condivise e a fare delle scelte più responsabili in relazione alle tue emozioni più intime. Potresti sentirti spinto a esplorare temi come la morte, che cosa succede al di là dell'altra dimensione, se esiste la reincarnazione, a ricercare queste verità, la rinascita e anche la trasformazione interiore. La disciplina che Saturno porta ti aiuterà a strutturare meglio questi aspetti della tua vita e a prendere delle decisioni mature nelle relazioni più intime. Mentre Chirone manifesta, il maestro guaritore, manifesta la sua energia e ti spinge a guarire, a lavorare sulle ferite legate alle tue convinzioni e al modo in cui vedi il mondo. Potresti sentire che è il momento di fare un viaggio interiore per liberarti delle credenze limitanti che ti trattengono. La guarigione arriverà attraverso l'espansione della tua mente e, e della comprensione, ovvero anche del mondo. Capisci meglio te stesso e capisci anche meglio il mondo. Mentre Lilith, luna nera, manifesta la sua energia invitandoti a confrontarti con le tue emozioni più profonde che sono legate alla casa e alla famiglia, in modo in cui sei stato forgiato dai genitori o da qualcuno che ne ha fatto le veci. Potresti sentirti spinto a rompere dei tabù o liberarti delle dinamiche familiari che ti imprigionano. La ricerca di autenticità e indipendenza è molto forte in questo periodo, specialmente in relazione ai legami familiari e alle radici familiari, ovvero sulla casa, sull'asse della casa dei genitori, papà, mamma, quindi la casa di origine. Mentre il nodo nord manifesta la sua energia invitandoti a liberarti dei dettagli e delle preoccupazioni quotidiane per abbracciare un orizzonte più ampio, quindi ti invita a un cammino dell'anima. Cerca di uscire dalla tua zona comfort mentale e aprirti a nuove idee, filosofie e spiritualità. L'energia ti spinge ad evolverti verso un mondo più intuitivo, ma anche complesso, abbandonando le vecchie convinzioni limitanti. Il messaggio esoterico per te, amico del leone, è che il Sole, il tuo governatore planetario, ma anche il tuo governatore esoterico che arriva proprio dal cuore dell'essenza divina, ti chiede di bilanciare le tue ambizioni con la tua sicurezza interiore. Diciamo, è un invito a integrare l'affermazione esteriore con le tue radici più profonde. Marte, diciamo, nel tuo segno ti dà forza per agire, ma ricorda che il vero potere arriva dalla consapevolezza, e dall'equilibrio tra la passione e l'autodisciplina. La settimana ti invita a riflettere sulla tua crescita spirituale e a non temere di mostrare la tua forza autentica.
E ora passiamo per te, amico della Vergine. È una settimana in cui i pianeti manifestano la propria energia in te e attorno a te. Precisione e spirito di servizio si elevano a guida. È un momento in cui il cielo ti invita a raffinare un po' il tuo discernimento. La tua mente analitica si apre a nuove visioni, mentre la vita ti chiama a un equilibrio tra il controllo e l'abbandono. Il sole in Toro illumina proprio il bisogno, il significato di nutrire la tua mente e il tuo spirito. Il sole come energia ti spinge a guardare oltre l'orizzonte quotidiano, a cercare delle risposte più ampie, a viaggiare dentro o fuori. Quindi alla ricerca di nuove verità, studi magari superiori o la ricerca di qualche tecnica che ti possa indirizzare a trovare una verità tua personale. Mentre Venere in Ariete dal segno dei Pesci si sposterà ai primi di maggio nel segno dell'Ariete, manifestando proprio questa energia di desideri intensi e trasformazioni, dove nelle relazioni entri in profondità o lasci andare. Il 3 maggio, quando ci sarà la congiunzione con Nettuno, è facile idealizzare una connessione, ma anche vivere dei momenti magici di fusione. Tieni i piedi ben per terra e il cuore aperto, mentre Marte manifesta la sua energia muovendosi con azione ma da dietro le quinte. Hai molta energia, ma può manifestarsi in modo sotterraneo, sogni vividi, intuizioni forti, oppure anche un'irrequietezza emotiva. Quindi fai spazio un po' al riposo attivo o alla meditazione, quindi al silenzio, e affidati al silenzio del potere, come potere interiore. Mentre Mercurio in Ariete, qui il pensiero si fa intenso, ma anche penetrante. Parli meno, ma senti di più. Diciamo che si formerà anche un sestile anche con Giove e in questo periodo, in questa settimana, può portarti anche un'idea potente per far crescere la tua visibilità o il tuo lavoro, a partire da ciò che comprendi a un livello più profondo. Anche Giove in Gemelli manifesta la sua energia nel tuo percorso professionale, dove ti si aprono nuove possibilità. Potresti avere più visibilità o iniziare un progetto legato alla comunicazione, al marketing, all'insegnamento o anche alla scrittura. La chiave è non aspettare che sia perfetto, perché la perfezione non esiste. Mentre Saturno, nel segno dei pesci, quindi in opposizione anche al tuo segno, manifesta la sua energia dove le relazioni importanti vengono testate. Chi resta accanto a te ora è parte del tuo vero percorso. Saturno ti insegna la lealtà, ma anche la giusta distanza, ovvero un sano distacco emotivo. Mentre Chirone in Ariete manifesta la sua energia apportando come dire, in superficie delle ferite legate all'intimità, al controllo oppure alla paura di perdere, dove possono emergere dall'inconscio. Ma se resti presente, puoi guarire antichi dolori e rinascere proprio più integro. Morte e trasformazione proprio come settore. Mentre Lilith manifesta, come dire, la sua energia nella comunicazione, dove le parole sono cariche di energia. Attenzione a ciò che dici o che taci. La comunicazione può essere arma o medicina. Scrivere, raccontare, condividere può trasformarti. Mentre il nodo nord, nel segno dei pesci, manifesta la sua energia in opposizione, diciamo, al tuo segno, e il tuo compito è lasciare andare l'eccessivo autocontrollo
e aprirti alla relazione proprio come via evolutivo. L'altra persona con cui interagisci è specchio e porta, quindi osserva bene le tue relazioni per capire quale sia una cosa tua da superare o discernere che cos'è nell'altro che non va, se è una cosa tua o dell'altro, quindi specchio e porta. Mentre il messaggio esoterico parla che tuo Mercurio, il tuo governatore tradizionale, affina la tua mente, ma è la Luna la tua guida esoterica che ti connetta alla Luna, al mondo emotivo, alla saggezza del cuore. Questa settimana ti viene chiesto di unire precisione e compassione, logica e intuizione. La tua capacità di analizzare è proprio un dono naturale, ma diventa un potere vero quando è accompagnato dalla capacità di sentire. Non cercare delle risposte perfette, cerca quelle vere e ricorda, il servizio non è un sacrificio, è amore messo in azione. Tu sei qui per guarire attraverso la presenza e per ricordare agli altri che l'equilibrio tra mente e il cuore è possibile. E ora passiamo per te, amico della bilancia. La frase chiave è: il vero cambiamento avviene quando riesci a bilanciare il tuo mondo interiore con quello esteriore. La crescita arriva affrontando le sfide quotidiane con il cuore aperto e mente lucida. Mentre dove manifestano l'energia i pianeti, in quale settore il Sole illumina e ti spinge a confrontarti proprio con i tuoi limiti più profondi e a trasformare te stesso attraverso l'introspezione. Questa posizione porta con sé una forte energia di rinnovamento. Potresti sentirti chiamato a fare scelte che coinvolgono la tua evoluzione personale, affrontando delle paure o situazioni che richiedono il cambiamento. La luce del sole ti guida nel superare dei blocchi emotivi e ti incoraggia a guardare oltre l'apparenza delle cose. Mentre Venere dal segno dei pesci passa il 1° di maggio nel segno dell'Ariete e ti invita come manifestazione dell'energia a concentrarti prima sul tuo benessere quotidiano, cercando di portare più bellezza e armonia nella tua routine, ma la sua presenza quando cambierà segno come energia ti spingerà anche a rivedere le tue relazioni. Puoi sentirti più attratto dall'idea di stabilire dei legami più profondi, ma anche autentici, ma anche di migliorare le dinamiche che già esistono. In amore è il momento di dedicarti a creare una connessione più equilibrata e soddisfacente, sia nel tuo lavoro che nelle relazioni personali. Mentre Marte che transita nel segno del Leone manifesta la sua energia e ti stimola a concentrarti sui tuoi sogni, sui tuoi obiettivi proprio a lungo termine. La sua energia è diretta verso la realizzazione di ideali collettivi proprio dove ti spinge in questo settore, che potrebbero includere il tuo coinvolgimento in gruppi, progetti oppure delle cause che ti appassionano. Questo è un periodo di forte dinamismo in cui la tua spinta ad agire si fa sentire più che mai, portandoti a perseguire con determinazione quello che tu desideri. Mentre Saturno in pesci manifesta la sua energia e ti spinge a prendere sul serio la gestione della tua vita quotidiana. Potresti sentirti più responsabile, magari nei confronti del lavoro, della tua routine oppure delle persone che ti circondano. Le sfide quotidiane potrebbero richiedere un maggiore impegno, ma questo ti aiuterà a costruire una base solida per il futuro. È un buon momento per organizzare la tua vita in modo più disciplinato, migliorando la tua produttività e il tuo benessere fisico senza disperderti troppo in queste idee mentali che a volte ti frullano veramente una base di mente molto veloce.
mentre Mercurio in Ariete manifesta la sua energia invitandoti a comunicare in modo chiaro e diretto nelle tue relazioni. Le conversazioni potrebbero essere più stimolanti, ma molto più incisive e potresti sentirti più disposto a esprimere le tue opinioni in modo aperto e onesto. Questo è un periodo in cui è importante non solo ascoltare gli altri, ma anche condividere i tuoi pensieri, scusate, senza paura di mostrare la tua vulnerabilità. Mentre Chirone manifesta la sua energia chiedendoti di affrontare le ferite emotive legate alla tua relazione. È possibile che tu debba fare dei conti con dinamiche di coppia che ti hanno causato dolore in passato. Tuttavia è anche un'opportunità per guarire queste ferite e diventare più consapevole di come le esperienze relazionali possono influenzare il benessere, portando alla guarigione che arriva con la consapevolezza e il coraggio di affrontare il dolore passato. Mentre Lilith, nel segno dello Scorpione, manifesta la sua energia e ti spinge a riflettere sul tuo valore personale e sulla tua relazione con le risorse materiali. Potresti sentirti spinto a liberarti da vecchie paure riguardo il denaro o la sicurezza, cercando un nuovo modo di affermare il tuo potere. Questa posizione ti invita a fare un esame di coscienza su come gestisci le tue finanze o su come ti definisci attraverso ciò che possiedi. Mentre il nodo nord in pesci ti spinge come energia a concentrarti sul miglioramento della tua routine quotidiana, sul lavoro come dipendente e sulle persone che ti circondano. È il momento, diciamo, di evolvere lasciando andare delle vecchie abitudini legate a cose che tu hai già acquisito, che ti spingevano a fuggire dalla responsabilità o a cercare rifugio nelle illusioni. La tua crescita passa attraverso l'impegno, il servizio agli altri e l'equilibrio nelle tue abitudini giornaliere. Vediamo il messaggio esoterico. Questa settimana le energie planetarie ti invitano a cercare un equilibrio tra le tue trasformazioni interiori e il mondo esterno. Venere, tuo governatore planetario, ti guida verso una connessione profonda nelle tue relazioni, cercando la consapevolezza, scoprendo la verità, la tua verità personale. Ma Saturno ti chiede di portare responsabilità e disciplina nella gestione delle routine quotidiane, mentre gli altri pianeti, Chirone ti invita a guardare le ferite relazionali, quindi abbraccia un po' queste energie di cambiamento, sapendo che la crescita nasce dalla consapevolezza e dalla volontà di affrontare le tue sfide con coraggio e determinazione. E ora passiamo per te, amico dello Scorpione. La frase chiave è: il cambiamento avviene quando impari a trasformare la paura in forza e il dolore in una risorsa per evolvere. Vediamo ora come i pianeti manifestano, in quale settore manifestano la propria energia. Il Sole nel segno del Toro illumina proprio le tue relazioni più intime, portandoti a rivedere il modo in cui ti connetti con gli altri. Le dinamiche personali ed interpersonali saranno particolarmente significative in questo periodo e potresti sentirti spinto a chiarire le tue intenzioni o a risolvere eventuali malintesi. Le relazioni possono diventare il riflesso della tua crescita personale, richiedendo equilibrio e consapevolezza. Mentre Venere dal segno dei pesci passerà nel segno dell'Ariete, dove manifesterà la sua energia apportando una nota di grazia, diciamo di addolcimento, di bellezza, ma anche di armonia, diciamo anche sogni nel settore, diciamo, dei sentimenti prima e poi ti darà maggior coraggio nella routine quotidiana,
anche se addolcirà proprio molto, diciamo, il suo sistema, addolcirà il sistema imputato, diciamo, al segno Ariete, che è un po' impulsivo, quindi addolcisce un po' Marte. Quindi l'amore e la creatività prendono il centro della scena in questa settimana. Le tue espressioni artistiche e romantiche saranno arricchite di una sensibilità maggiore, permettendoti di abbracciare la bellezza in modo profondo. In un settore, Venere stimola un desiderio di armonia nella tua routine quotidiana. Potresti sentirti spinto anche a migliorare il tuo benessere psicofisico, ma anche cercare un equilibrio nel lavoro o nei servizi che offri agli altri. Mentre Marte nel segno del Leone manifesta la sua energia e ti spinge a mettere tutta la tua energia nel raggiungimento dei tuoi obiettivi professionali, quindi nella tua identità pubblica, la tua immagine pubblica. È un periodo di grande motivazione proprio per farti notare e per avanzare nella tua carriera. La determinazione sarà molto forte e sarai pronto a lottare proprio per ottenere il successo che desideri e che meriti. Questo è un momento di visibilità dove la tua energia sarà messa alla prova nelle sfide pubbliche e professionali. Mentre Saturno in Pesci ti chiede di affrontare con serietà le tue passioni, la tua creatività. Questo potrebbe essere un periodo di maggiore responsabilità per chi ha figli, ovviamente, verso le persone che si amano, sia che si tratti di una relazione romantica oppure di un progetto creativo. Potresti sentirti più obbligato a dedicare del tempo e impegno per i tuoi interessi, ma con pazienza e disciplina sarai in grado di costruire qualcosa di solido e duraturo. Anche Mercurio nel segno dell'Ariete manifesta un po' l'energia portando, diciamo, una nuova chiarezza nella routine quotidiana, specialmente per quanto riguarda il settore del lavoro dipendente, dell'entourage quotidiano. La mente è veloce, molto incisiva ed è pronta e capace di risolvere rapidamente i problemi pratici. Tuttavia potresti sentirti, diciamo, un po' impaziente o incline a prendere delle decisioni importanti, quindi rallenta il ritmo e rifletti accuratamente prima di poter prendere una decisione. Anche Chirone, nel segno dell'Ariete, porta alla luce, diciamo, le tue ferite legate e si manifesta proprio nel lavoro dipendente, nella routine quotidiana e nelle persone che ti circondano. Potresti sentirti, diciamo, come sfidata sul tuo benessere psicofisico, diciamo, ma anche emotive, questo disagio nella routine quotidiana, ma queste difficoltà sono opportunità proprio anche di guarigione. Chirone ti chiede di lavorare su te stesso, di guarire delle vecchie ferite, diciamo, legate al corpo o di somatizzazione o con le persone che ti circondano e trovare delle nuove modalità per prenderti cura di te stesso con amore e consapevolezza. Mentre Lilith nel tuo stesso segno ti spinge a entrare in contatto con la tua essenza più autentica, ma anche quella selvaggia. Questo è un momento di abbracciare la tua potenza interiore senza paura di mostrare chi sei veramente, perché ti incoraggia a liberarti dalle aspettative sociali e a seguire il tuo percorso, diciamo, in maniera più autentica, dove questa posizione è proprio un invito all'esplorazione del profondo dell'immagine personale che riflette al mondo, quindi all'identità, a rompere le catene che ti limitano. Mentre il nodo nord in pesci manifesta la sua energia dove ti spinge a seguire la tua passione, a dedicarti a ciò che ti fa sentire vivo e creativo. Quindi è una spinta
ad espandere proprio la creatività e a farlo con un'ispirazione, diciamo, un po' più spirituale, a livello più, diciamo, più elevato spiritualmente, a sviluppare i tuoi hobby, a essere, diciamo, a porti in maniera armonica con i figli, magari se tu hai dei figli, negli hobby, a dedicarti passione e impegno. Mentre il messaggio esoterico, i pianeti ti invitano a fare un viaggio profondo dentro te stesso, dove le sfide diventano opportunità di trasformazione. Venere, diciamo, ti guida verso le relazioni più sincere. Marte, il tuo governatore planetario, ti motiva a perseguire il successo professionale, mentre gli altri pianeti ti spingono a rivedere un po' la tua routine per trovare equilibrio e guarigione. Ogni passo che fai verso una maggiore autenticità ti porterà più vicino alla tua vera essenza. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. La parola chiave è l'equilibrio tra l'azione quotidiana e il bisogno di trasformare la tua vita interiore è la chiave per un cammino di crescita autentica. Vediamo un po' come i pianeti, in che settore manifestano la sua energia. Il Sole manifesta la propria energia nella routine quotidiana, nella cura anche del corpo. È un momento in cui l'attenzione si concentra proprio sulle persone che ti circondano, sul benessere psicofisico, ma anche sul lavoro come dipendente e sulle piccole cose, diciamo, in cui tu ti concentri e poni l'attenzione sulle piccole cose che magari possono contribuire a migliorare il lavoro quotidiano. Potresti sentirti più motivato a organizzare la tua vita in modo un po' più strutturato e a prestare maggiormente attenzione ai segnali della tua energia fisica. L'importanza di prendersi cura di te stesso è proprio, diventa un motivo veramente molto importante. Mentre Venere nel segno dei pesci e passerà nel segno dell'Ariete ai primi di maggio, manifesta la sua energia invitandoti a concentrare la prima parte sulla vita familiare e sulle emozioni profonde che derivano dall'ambiente domestico, ma successivamente nel segno dell'Ariete l'energia di Venere ti spinge proprio a cercare piacere, anche l'amore, in modo più espressivo e creativo, magari attraverso l'arte o il romanticismo. È un periodo favorevole per connetterti comunque col cuore, con l'affettività e l'espressione autentica dei tuoi sentimenti. Mentre Marte il Leone manifesta la sua energia apportandoti un forte desiderio di esplorare, di espandere i tuoi orizzonti. Potresti essere attratto dal viaggio, dallo studio o dall'approfondire tematiche filosofiche, ma anche spirituali. La tua energia è focalizzata sul perseguire le tue passioni, sulla scoperta e sull'apprendimento. Mentre Saturno nel segno dei pesci ti invita a costruire una base solida nella tua vita familiare e sulle tue radici emotive. Potresti sentirti chiamato a rivedere un po' le dinamiche familiari e a risolvere delle questioni che riguardano un po' la tua casa, se possiedi degli immobili e la tua vita privata proprio nell'ambiente domestico. È un periodo comunque di responsabilità emotiva e di impegno che ti chiede Saturno per creare una stabilità interiore che ti permetta di crescere. Le tue fondamenta sono proprio la chiave per il tuo progresso, mentre Mercurio in Ariete manifesta il settore della creatività e la tua autoespressione. La mente è vivace e orientata verso l'innovazione, ma potresti anche sentirti attratto da attività che ti permettono di divertirti, quindi come svago, e di esprimere magari te stesso in modo spontaneo. Comunque la comunicazione
nelle relazioni è chiara e dinamica, molto incisiva, e puoi esprimere in questo periodo le tue emozioni, le tue idee in maniera proprio audace e senza paura, senza filtri, insomma. Mentre Chirone, il guaritore spirituale, manifesta la sua energia e ti invita a guarire attraverso la creatività, l'espressione emotiva, le ferite che possono essere legate ai sentimenti, al piacere, in questo periodo potrebbero emergere e venire a galla. È un periodo in cui puoi affrontare e guarire le difficoltà emotive legate proprio magari alla tua capacità di amare, sviluppare magari solo il senso dell'amore, dei sentimenti, in modo da poter esprimere la tua individualità. Mentre la luna nera manifesta la sua energia e ti spinge a confrontarti proprio con le tue paure più profonde, a liberarti dagli schemi, diciamo, che via possono emergere dall'inconscio e che potrebbero limitare il tuo cammino. È un periodo di autoesplorazione profonda e del risveglio delle tue energie psichiche più nascoste. Mentre il nodo nord manifesta la sua energia guidandoti e facendoti concentrare sulla tua vita domestica e sulle tue radici. Sei chiamato a trovare una stabilità emotiva e a nutrire te stesso e gli altri attraverso la famiglia e la casa per trovare proprio la stabilità e quindi arrivare a una guarigione, a una connessione più ampia, diciamo a livello animico. Mentre il messaggio, diciamo, esoterico, i pianeti ti spingono a creare la tua verità interiore e a costruire una solida base emotiva. Giove, il tuo pianeta governatore, attraverso il secondo raggio della saggezza, ti aiuta un pochino ad avere idee, a manifestare saggezza, ma anche l'apprendimento attraverso un'intelligenza, diciamo, pratica, e creativa, puoi arrivare a trovare la tua verità, la ricerca della verità e la guarigione attraverso anche la devozione al tuo ideale e la guarigione attraverso, diciamo, anche la fede. La guarigione arriva anche quando abbracci la tua autenticità proprio senza paura. E ora passiamo per te, amico del Capricorno. La parola chiave è equilibrio tra il piacere di vivere e la serietà del tuo percorso per una realizzazione che nasce dalla disciplina e dal cuore. Vediamo ora dove i pianeti manifestano la loro energia. Il Sole in Toro manifesta la sua energia invitandoti ad esprimere la tua creatività, la tua passione, il tuo desiderio di amore in modo autentico e generoso. In questo periodo potresti anche sentirti attratto dal bisogno del divertimento, degli svaghi, diciamo soprattutto anche attraverso un'espressione individuale e si manifesterà soprattutto in ambito creativo e romantico. Mentre Saturno in pesci manifesta la sua energia sollecitandoti la necessità di una comunicazione un po' più disciplinata e più strutturata. Potresti sentirti proprio spinto a riflettere su come ti relazioni con gli altri, soprattutto con i fratelli, sorelle, se parenti stretti e diciamo anche gli amici intimi. Questo è un momento in cui la mente si fa più pragmatica e la chiarezza diventa una cosa essenziale. E ora passiamo a Mercurio nell'Ariete, dove stimola l'energia, stimola attraverso la tua mente e a riflettere profondamente proprio sulla tua radice, sulle tue radici, la tua famiglia e le dinamiche emotive interne. Potresti sentirti il bisogno di chiarire situazioni
che riguardano il passato o la tua vita domestica. È un buon momento quindi per risolvere, diciamo, dei conflitti familiari legati alla casa di origine, quindi un miglioramento anche comunicativo con i membri della famiglia. Mentre Venere in pesci manifesta, dapprima passerà anche nel segno dell'Ariete, dal segno dei pesci passerà in Ariete, manifesta la sua energia dove ti invita dapprima a rendere le tue conversazioni più armoniose e affettuose, anche la tua espressione verbale diventa molto più dolce, più accattivante, il che può facilitare la creazione di legami profondi, mentre successivamente Venere ti chiede di cercare l'amore e la bellezza dentro casa. Questo è un momento giusto per dedicarti a creare un ambiente domestico che rifletta il tuo ideale, diciamo, di amore e bellezza, o per approfondire anche la connessione emotiva con coloro che ti sono vicini. Mentre Nettuno in Ariete ti spinge ad esplorare proprio il mondo interiore, il passato, ma anche la spiritualità per un nuovo ciclo a livello animico, quindi un giro di ruota maggiormente elevato e potresti sentirti più sensibile nei confronti proprio diciamo delle dinamiche familiari riguardo la tua casa e la tua famiglia. Quindi non è il momento di ignorare delle emozioni o creare confusione interiore. Al contrario, è un invito ad affrontare le illusioni e a cercare la verità dietro quello che senti tu interiormente. Mentre Giove in Gemelli amplia proprio un po', come dire, la tua voglia di migliorare la tua routine quotidiana e il tuo benessere psicofisico. Potresti essere spinto a espandere le tue conoscenze pratiche o a migliorare la tua vita lavorativa. Quindi è un momento favorevole per concentrarti sulla salute e sul lavoro. E potresti scoprire che ci sono delle opportunità che ti possono portare a crescere professionalmente. Mentre Marte il Leone manifesta la sua energia e ti spinge ad affrontare delle questioni profonde e trasformative. È un momento di cambiamento e di rinascita dove potresti sentirti chiamato a risolvere dei problemi legati alla vita emotiva oppure a una forte energia per, come dire, legate alle risorse condivise come il denaro o l'eredità. Questo è un settore dove Marte manifesta la sua energia. Quindi questa forte energia che ti regala Marte è per affrontare questi conflitti o delle sfide, ma anche per liberarti da vecchi schemi, legami e superare delle paure e traumi. Mentre Lilith, la luna nera, manifesta la sua energia e ti spinge a cercare l'indipendenza nelle tue relazioni sociali. Potresti sentirti chiamato a rompere con il passato e a manifestare una verità autentica che non tutti potrebbero accogliere. La tua forza interiore in questo periodo emerge in modo potente, ma che potrebbe creare conflitti o malintesi con chi non condivide la tua, diciamo, la tua visione. Mentre il nodo nord in pesci manifesta la sua energia guidandoti verso un cammino di crescita mentale e comunicativa. È il momento di esprimere te stesso proprio con sincerità, di esplorare nuovi modi di pensare e di comunicare in modo più spirituale ma anche più intuitivo. Mentre il messaggio esoterico ti porta a il tuo cammino ti porta a una continua evoluzione. In questo periodo il lavoro su te stesso, sulle tue emozioni o sulla tua comunicazione interiore ti porterà a un forte cambiamento.
ogni relazione, sia familiare che sociale, è una riflessione del tuo viaggio interiore. Quindi cogli l'opportunità di usare la tua disciplina per allinearti con una visione più ampia di ciò che davvero desideri, equilibrando lavoro, crescita e connessione emotiva. Attraverso l'intelligenza pratica di Saturno, tuo governatore planetario, puoi trovare la risoluzione dei conflitti e ritrovare l'armonia. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. La parola chiave, la frase chiave è: l'innovazione e l'autenticità sono le tue forze, e questo periodo ti invita a creare un equilibrio tra la tua vita interiore e le tue relazioni. E ora vediamo come i pianeti, dove i pianeti manifestano la propria energia. Il Sole illumina le dinamiche delle radici familiari e ti spinge a concentrarti proprio su queste questioni, sul tuo benessere emotivo. Potresti sentirti chiamato proprio a fare chiarezza sulle tue fondamenta, ma anche sul tuo posto nel mondo. Quindi la tua energia si dirige verso la costruzione di una casa emotiva sicura, sia a livello fisico, ma anche spirituale, dove potresti avere una maggior consapevolezza proprio nel settore della casa familiare, della casa di origine, mentre Mercurio in Ariete manifesta la sua energia portando un'ondata di energia mentale e comunicativa. È il momento di esprimere i tuoi pensieri in modo rapido e deciso. Potresti sentirti spinto a comunicare in modo diretto e assertivo, sia con amici che anche colleghi. Le idee scorrono liberamente e potresti sentirti ispirato a esplorare nuovi interessi o a prendere iniziative per imparare qualcosa di più, come dire, di più stimolante, qualcosa di innovativo che possa suscitare interesse per la ricerca della tua verità personale. E in questo caso è proprio a livello spirituale più alto. Mentre Nettuno in Ariete manifesta la sua energia e ti invita a unire la razionalità alla spiritualità nella tua comunicazione. Potresti sentire a volte un senso di confusione, di idealismo riguardo alle tue conversazioni o alle tue relazioni più vicine, come fratelli, vicini di casa. In questo periodo è importante trovare un equilibrio tra la chiarezza e l'intuizione. Mentre Venere dal segno dei pesci si sposta ai primi di maggio nel segno dell'Ariete e quindi manifesterà proprio la sua energia, dove ti stimolerà a concentrarti su ciò che ti rende felice e soddisfatto, in particolare per quanto riguarda i tuoi beni materiali e al tuo senso di valore. Potresti essere più sensibile riguardo alla sicurezza finanziaria, mentre successivamente Venere favorisce la comunicazione anche armoniosa, cercando di portare un po' più dolcezza e comprensione nelle tue interazioni quotidiane. Mentre Marte nel segno del Leone manifesta questa energia intensa nelle relazioni e anche nelle alleanze. È un periodo in cui potresti essere particolarmente assertivo sui rapporti professionali e anche su quelli personali. La tua capacità di negoziare e di prendere decisioni rapide potrebbero essere messe alla prova. Tuttavia è il momento anche di affrontare questi conflitti proprio con coraggio, cercando di mantenere l'equilibrio fra te e gli altri, mentre Giove in Gemelli amplifica il tuo desiderio di esprimere te stesso in maniera creativa. È un periodo ideale per intraprendere attività artistiche, avventure romantiche o divertimenti che ti possano portare gioia. La tua generosità e il tuo ottimismo sono in crescita in questo settore e potresti sentirti particolarmente fortunato
quando condividi momenti di gioia con gli altri. Mentre Lilith in Scorpione ti sfida a rivelare proprio la tua vera natura professionale, liberandoti proprio da vecchi condizionamenti o da aspettative sociali, dove la tua ribellione potrebbe scendere anche in campo, in confronto anche all'autorità. Potresti essere chiamato a riscrivere la tua carriera e a prendere delle decisioni che riflettano la tua autenticità. Mentre il nodo nord in pesci manifesta la sua energia guidandoti verso una crescita personale legato al valore e anche alla tua sicurezza materiale. È il momento, diciamo, di concentrarti su ciò che rende stabile, magari rendendoti anche conto che magari hai anche un talento come la guarigione, che magari non avevi mai preso in considerazione, oppure di entrare in connessione di empatia o di aiuto agli altri attraverso il servizio e potresti riscoprire un po' questi talenti e queste risorse. Il messaggio esoterico, come il tuo governatore, diciamo, planetario, dove ti spinge in un periodo di profonda riflessione sulla tua identità e su come ti relazioni, diciamo, anche con gli altri. La tua crescita interiore richiede di unire il tuo desiderio di libertà con la necessità di stabilità e quindi effettuare un cambiamento. Il transito dei pianeti inoltre ti invita a riscoprire il valore delle tue radici e a esprimerti autenticamente. Affronta quindi le sfide con coraggio, liberandoti da vecchi condizionamenti e trova l'armonia fra il tuo mondo interiore e quello esteriore. E ora passiamo per te, amico dei pesci. La frase chiave è: la tua sensibilità ti guida in questo periodo, spingendoti verso la scoperta di te stesso attraverso la riflessione e la cura di tutto quello che è essenziale. E ora vediamo come i pianeti manifestano, in quale settore manifestano la loro energia. Abbiamo il Sole in Toro che manifesta la sua energia portandoti a concentrare sul pensiero, la comunicazione, ma anche sulle tue interazioni quotidiane. Questo è un periodo per esprimere chiaramente le tue idee e aprirti a nuove conoscenze. Potresti sentirti particolarmente ispirato a condividere la tua condivisione con gli altri, la tua visione di quello della tua realtà, cercando di comunicare in modo autentico. Il sole illumina la tua mente, la comunicazione, la parola e rende proprio le tue parole e pensieri più potenti. Mentre Mercurio nel segno dell'Ariete suggerisce che il tuo pensiero potrebbe essere influenzato da introspezione e riflessione profonda, quindi una connessione con il subconscio, con dei sogni rivelatori che possono essere anche premonitori. È un momento in cui potresti sentirti proprio il bisogno di ritirarti e di ascoltare la tua voce interiore, specialmente per quanto riguarda le questioni mentali non ancora risolte. Le idee possono affiorare alla tua mente subconscia, spingendoti ad esplorare proprio delle emozioni, ma e anche dei pensieri nascosti che aspettano proprio di essere compresi. Mentre Venere dal segno dei pesci transiterà nel segno dell'Ariete, Venere manifesta la sua energia invitandoti ad esplorare l'amore e le relazioni attraverso il legame con i gruppi, gli amici e le comunità. Le connessioni che costruisci in questo periodo potrebbero essere particolarmente significative, ma Venere ti incoraggia anche a trovare la bellezza e l'amore anche nei momenti di solitudine e di introspezione, portando maggiore armonia nel tuo mondo interiore. Mentre passiamo a Nettuno in Ariete, Nettuno manifesta la sua energia attraverso il mondo interiore, dove è un'energia particolarmente intensamente attiva
la tua intuizione però è particolarmente acuta e potresti anche rivelare qualcosa di nascosto attraverso, diciamo, dei sogni premonitori, sogni lucidi, oppure qualcosa che possa essere significativo. Nettuno, oltremodo, ti invita a scoprire la verità al di là delle apparenze e a esplorare proprio il tuo io più profondo. Questo è un periodo di grande ispirazione spirituale, ma occorre anche fare attenzione a non lasciarsi ingannare dalle illusioni. Mentre l'energia di Marte nel segno del Leone ti spinge a concentrarti proprio sull'attività quotidiana, a darti da fare, sul lavoro, ma anche sul benessere fisico. Potresti sentirti particolarmente energico e pronto a mettere in pratica nuove routine di lavoro o anche di cura personale. Attenzione allo stress eccessivo. Mentre Giove nel segno dei Gemelli manifesta la sua energia ampliando il desiderio di esplorare le tue radici familiari, la tua casa e la sicurezza emotiva. È un momento in cui potresti sentirti più generoso e ottimista per quanto riguarda, diciamo, la tua casa di origine e i legami familiari. Mentre Lilith nel segno dello Scorpione manifesta la sua energia invitandoti a confrontarti con le tue credenze, le tue filosofie di vita e la tua visione del mondo. Potresti sentire il bisogno di rompere proprio con delle ideologie che sono limitanti ed esplorare nuovi orizzonti di pensiero. Mentre il nodo nord nel tuo segno indica proprio, manifesta la sua energia segnando proprio un forte periodo di crescita personale e anche di evoluzione individuale. È il momento proprio di concentrarti sulla fine del ciclo, diciamo, della tua anima e di andare oltre le apparenze e concludere quello che ancora non sei riuscito a risolvere. Questo è un momento particolarmente favorevole attraverso i sogni, attraverso la tua identità, ridefinire proprio chi sei, dando un maggior valore aggiunto proprio a quello che già sei, sviluppare proprio anche la connessione spirituale con le dimensioni sottili, oppure avere una nuova visione di te stesso, una nuova identità che tu rimandi al mondo. Mentre il messaggio esoterico abbiamo che il tuo pianeta tradizionale Nettuno, quindi il governatore, ti affida proprio, ti chiede di ispirarti, di avere un ideale di te stesso ancora più alto attraverso la devozione e la fede, riuscire a coltivare e sviluppare proprio la tua identità a un livello anemico un po' più alto. Mentre Plutone, il tuo governatore esoterico, ti chiede di trasformare queste pulsioni che possono emergere, diciamo, ai confini, diciamo, dell'anima, possono emergere alla coscienza e ti chiede anche di usare una certa saggezza, un certo discernimento e di dedicarti alle idee che possono affiorare nel corso della settimana. Queste idee illuminanti attraverso delle intuizioni o sogni possono concretizzarsi nella realtà. Perciò applica con saggezza, con discernimento le tue idee e amplia i tuoi orizzonti. Con questo era tutto, amici, per l'oroscopo settimanale. Prima di concludere, ti invito a scrivere nei commenti se ti ci ritrovi nel segno. Ho fatto il messaggio esoterico un pochino più corto rispetto agli altri, proprio per riuscire a capire quale oroscopo, se quello astrologico o combinato insieme, possa essere un tantino più utile
E per ultimo lascia un like, iscriviti a Magia Stellare e scrivi nei commenti se desideri esplorare anche delle nuove, diciamo, tematiche legate all'astrologia o astrologica tradizionale oppure esoterica con i raggi. Con questo è tutto, un arrivederci a presto da Caterina. Una buona settimana e un buon proseguimento. Ciao a tutti.